Questo video è molto particolare, ma già te ne sei reso conto. Perché? Perché l'audio non è perfetto, perché questa inquadratura è abbastanza strana, perché io sono in t-shirt e pantaloncini corti. Ora, fa caldissimo, ok? Premesso questo. Che cosa sto facendo? Perché questa inquadratura assurda, quest'audio strano, eccetera, eccetera? Perché per la prima volta, da quando faccio lavori dentro il mio studio, da quando cambio, ricambio ancora cose, mi sono ricordato di filmare. Quindi per la prima volta, nonostante la mia anzianità, la mia età, mi sono ricordato di filmare. Benissimo. Quindi quello che faremo in questo video, io lo farò oggi, domani, dopodomani, in qualche giorno, ma tu lo vedrai ovviamente in un solo video, è andare a eliminare una parte di questi pannelli fonoassorbenti, nello specifico da qui fino a qui, ok? Eliminerò tutto quest'angolo di pannelli fonoassorbenti e li sostituirò con questi pannelli che i ragazzi di Kilem mi hanno inviato. Sono pannelli colorati, gialli e grigi, molto molto belli, e io farò una sostituzione, cioè andrò a eliminare questi pannelli qui, sostituendoli con quegli altri pannelli che sono anche molto più belli da vedere. Perché tutto questo? Perché voglio creare in quest'angolino uno spazio per fare live streaming. Quindi il live streaming, soprattutto quello di Q&A, voglio farlo in quest'angolino. Quindi ho un tavolone alto lì, insomma voglio crearmi un nuovo angoletto. Io, lo sai, non riesco proprio a star fermo, quindi farò anche questo. Bene. La prima cosa da fare, quindi, come puoi immaginare, è togliere questi pannelli. Questi pannelli sono stati attaccati con questo nastro biadesivo molto molto forte, trasparente. Se hai visto i miei video, è uno degli accessori che io consiglio in assoluto e soprattutto è il prodotto che in assoluto consiglio per attaccare pannelli fonoassorbenti. Su qualsiasi tipo di superficie, questo prodotto è il migliore in assoluto. Perché ce ne vuole pochissimo, perché è resistentissimo. Quindi piuttosto che a spruzzare la colla spray su i pannelli, attaccarli, e quindi quando li togli viene via anche inevitabilmente un po' di pittura del muro, questo prodotto qui, sicuramente molto forte, quindi quando togli il pannello anche lì viene via un po' di pittura, ma molto di meno. Perché? Perché ne usi veramente pochissimo. Quindi in questi pannelli qui, che sono 50x50, io ne ho messi 4 pezzettini, ma pezzettini veramente piccolissimi, ai 4 angoli. Piccolissimi perché questo, te lo ripeto ancora una volta, è veramente fortissimo, ok? Quindi non c'è bisogno di metterne chissà quanto. Io con questo ci appendo anche quadri, ci faccio veramente di tutto, perché è indistruttibile, ok? Invece con questi pannelli qui, che sono molto più piccoli, io ne metterò semplicemente un pezzetto piccolo al centro e mi andrò poi a costruire, a fare un disegno. Quindi tra giallo e grigio proveremo a fare un disegno. Secondo me vorrei fare una striscia grigia, una gialla, una grigia, una gialla, alternare, insomma adesso vediamo anche in base alla quantità, perché mi hanno mandato più grigi che gialli. Quindi cerco di capire un po', faccio prima un disegno a terra, cerco di capire come viene e poi lo metto. Comunque, detto questo, che cosa troverai in questo video? Troverai me che lavoro a togliere prima questi pannelli e poi a mettere gli altri, dopodiché ad allestire questo angoletto nel quale, ti ripeto, faremo live streaming, ma probabilmente farò anche dei video, eccetera, eccetera. Quindi un secondo angoletto che in realtà sembrerà completamente diverso rispetto a quello precedente. Questa era l'idea, perché mentre tutto lo studio è pieno di questi pannelli, quindi dovunque in quadro ci sono questi pannelli, volevo un angoletto completamente diverso, ok? Quindi per dare un tocco diverso, per far sembrare lo studio più grande di quanto in realtà è, perché lo studio è piccolo, ma credo di essere abbastanza bravo nell'organizzare, perché ho diversi tipi di inquadrature, diversi tipi di set, ma sono andato troppo lungo come al solito. Adesso mi metto al lavoro, mi vedrai grondare di sudore perché fa caldissimo e questo è un lavoro noioso, ma devo farlo, e quindi goditi questo lavoro.
Ce l'ho fatta, finalmente ce l'ho fatta. Ho le mani piene di vesciche per togliere la colla che era rimasta dall'adesivo, ma ce l'ho fatta. Ho liberato questa e questa parete e domani inizierò a mettere questi pannelli alle pareti facendo un disegno. Adesso vediamo quello che mi viene in mente. Ho già un po' di idee, ma voglio rifletterci. Adesso devo fare una doccia perché sono indecente. Faccio la doccia e domani riprendiamo. Ok, per me è passato un giorno, per te qualche secondo. In questa fase del video cosa farò? Prenderò questo nastro biadesivo molto potente, anche se ho sbagliato a comprarlo perché non ho comprato quello che avevo già comprato, che è più spesso, ma questo è più sottile. Ma in realtà per pannelli così piccoli non dovrebbe essere un problema, ma te lo farò sapere nel caso. Ma non credo proprio ci siano problemi, però comunque ho sbagliato a comprarlo. Quindi che cosa farò? Ho già deciso il disegno e adesso attaccherò dei pezzettini, come ti dicevo, veramente piccolissimi, di 1 centimetro, e li metterò esattamente al centro di ogni pannello. Mentre per questi pannelli grigi non cambia nulla, perché sono dello stesso colore davanti e dietro. Questi pannelli gialli sono, siccome sono pittati, sono dipinti, dietro a bianco, quindi sarà molto più facile riconoscere il lato giusto. Ok. Adesso mi metto a fare questo. Ho già deciso il tipo di disposizione dei pannelli. Ti ricordi ieri, per me ieri, per te qualche secondo fa, qualche minuto fa, ero indeciso sulla disposizione. Andando a cercare un po' in rete, siccome l'angoletto qui è abbastanza piccolo, andando a cercare un po' in rete, mi sono documentato sulle linee orizzontali e linee verticali, perché io non amo fare le cose a caso. Quello che ho trovato in rete, ovviamente è anche una cosa logica se ci pensiamo, è che le linee verticali allungano mentre le linee orizzontali ingrandiscono. Quindi, siccome a me non interessa far vedere che è più alto di quello che è, perché chi se ne frega, mi interessa magari far vedere che sia, dare quell'effetto che sembra un po' più grande, quindi farò delle linee orizzontali. Quindi partendo da qui, mi vedi? Sì, ok. Partendo da qui arriverò qui e credo che nell'angolo proverò a piegarli, ok? Proverò a piegarli e continuare di qua. Spero che questo sia il modo corretto di procedere, altrimenti io farò in questo modo, inizierò da 2 linee, farò una linea gialla e una linea grigia in alto e arriverò dall'altro lato e vediamo che cosa succede. Arriverò all'altezza, tu lo vedi, qui sopra la luce finisce il muro del bagno. Questo qui è il famoso bagno nel quale, ex bagno, adesso il mio vocal booth nel quale registro voci professionali, e arrivo all'altezza di questo muro, ok? Che dovrebbero essere più o meno 2,40 m. Se non ricordo male ho misurato, più o meno quello dovrebbe essere la cosa. Quindi parto dall'alto e vengo giù. Probabilmente non arrivo fino a terra perché chi se ne frega, poi dipende quanti pannelli sono perché non li ho contati. Se ce la faccio arrivo fino a terra, se non ce la faccio mi fermo a quello che è. Ok? Tanto l'inquadratura sarà comunque più o meno questa, non così bassa, sarà più o meno questa, quindi non mi interessa che si veda a terra. Allora io direi di procedere e mi sa però che devo spostare questa luce. Non so se lo vedi, ma questa luce qui, provo a fartelo vedere. No, non si vede. Ok, riesci a vedere quella luce lì è attaccata a un tubolare. Quel tubolare è un tubolare che si allunga. Spesso nei video viene visto in verticale. È un tubolare che si allunga, si aggancia soffitto e terra e gli monti qualsiasi cosa. Siccome il soffitto per me è troppo alto, l'ho messo in orizzontale e ci ho attaccato questa luce. Perché? Perché qui di solito c'è un tavolino dove faccio i b-roll, quindi quando inquadro i prodotti oppure faccio delle foto, insomma, e quindi mi serviva una luce dall'alto. Quindi mi sa che dovrò toglierla e vabbè, pazienza, li rimetterò dopo, ok? Allora io mi metto al lavoro e ti farò vedere un timelapse ogni tanto in modo da aggiornarti anche su questo. Non so se riuscirò a finire oggi, ma tanto a te cambia poco, a te sono secondi, per me sono ore o giornate. A dopo!
Ok, ce l'abbiamo fatta. Il lavoro è completato, sono devastato, ma ce l'abbiamo fatta. Ho creato questi, come ti raccontavo, delle linee orizzontali, più o meno dritte, ovviamente, ma sono abbastanza soddisfatto del risultato. Quindi, niente che dire, vedi, è un bellissimo angolo, sembra anche molto più grande di quello che è, in realtà è veramente piccolo, però sarà 1,20 m per 1,30 m, 1,40 m, insomma, credo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi sarà tipo 1,30 m per 1,20 m, più o meno, orientativamente, quindi uno spazio molto piccolo, ma sembra enorme, e quindi sono contento. Adesso non mi resta che mettere una tavola, ma ti dico la verità, lo sai che mi piace un sacco anche così? Però comunque quella non saprei dove metterla perché adesso occupa tutta la mia stanza, quindi metterò la tavola qui e farò live streaming con la videocamera più o meno lì e ci sarà da divertirsi. Niente, volevo farti vedere questo lavoro perché spesso cambio, scambio, modifico, rimodifico ancora e non filmo mai. Questa volta mi sono ricordato e quindi ci tenevo a condividere con te. Fammi sapere idee, dubbi, curiosità, perplessità, insomma tutto quello che ti passa per la mente. Questi pannelli li trovi nel link in descrizione, così come quelli che avevo prima, che comunque erano i classici pannelli piramidali, buoni, cioè non buoni nel senso non la migliore qualità possibile, ma decenti per quello che è uno studio domestico, soprattutto casa mia, che non è casa mia ma in affitto, quindi vanno benissimo così. Ok? Ti lascio tutto in descrizione e attendo i tuoi commenti.